Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti, è agosto, venerdì 1 agosto del 2025, buon agosto a tutti. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ritrovati. Per festeggiare agosto cosa dovete fare? Cliccare il pollicione all'insù, il tasto del like, iscrivervi al canale, perché so che il 30%, quasi 40% di voi non lo è, quindi iscrivetevi, completamente gratuito, abbonatevi se vi va, se volete anche aiutarci economicamente a 2,99, commentate qua sotto con quello che farete ad agosto. Cosa farete? Guarderete tutto il precampionato del Milan? Andrete in ferie? Andrete al mare? Vi divertirete? Ditecelo nei commenti. Noi sai cosa facciamo, Henry, invece oggi? Sì, un'idea ce l'ho. Festeggiamo 50 giorni della trattativa per Ardon Yajari e quindi mi verrebbe da mettere fuochi d'artificio, eccetera, ma non ho possibilità di farlo e quindi ci addentriamo dentro la trattativa tramite quel detto e non detto, o meglio, in questo caso molto detto, perché ha parlato l'agente di Massimiliano Allegri. Max ha questa bellissima cosa che è contornata da tanta gente che gli vuole bene, insomma. In linea di massima ci sono tante persone che lo conoscono. Poi lui parla ufficialmente ai microfoni quando è vestito in giacca e cravatta o in tuta del Milan, eccetera. E sono tanti che parlano per interposta persona. Sì. Tipo il suo agente, tipo alcuni giornalisti, tipo ex diciamo, allenatori, amici suoi, eccetera, eccetera. Oggi è il turno di Branchini, che a Sky ieri sera ha detto: non pensate che Allegri dia le dimissioni se Yajari non viene al Milan. È un giocatore interessante che il Milan sta cercando di riacquistare con offerte importanti. Non c'è alcun timore da parte di Max sul completamento della squadra. Siete così sicuri che Yajari sia una richiesta così ferma e insistente da parte di Allegri? È stato proposto e ha superato il vaglio. È un giocatore interessante, ma non l'11° che manca per poter giocare. Non sono neanche così sicuro che dentro la società siano tutti così d'accordo su questa operazione. L'offerta è serissima. Ok. Dividiamola in un paio di parti, Henry. La prima è, diciamo così, la non paternità del nome di Yajari, il fatto di aver condiviso il nome di Yajari, di averlo approvato, ma non è nemmeno, diciamo così, quella cosa per cui, insomma, se arriva giochiamo, se non arriva non ci iscriviamo al campionato. No, questo per Allegri era un altro, lo sappiamo chi è, numero 10 sulle spalle, le treccine del portoghese, al limite. Sì, quest'anno sì. Sicuramente è un giocatore che ad Allegri piace, che Allegri ha provato, l'abbiamo sempre detto, il nome di base principalmente è di Iglitare, e Allegri comunque d'accordo, cioè è un centrocampista di buonissimo livello e di buonissime prospettive, è ovvio che lo approva, però l'abbiamo sempre detto 1000 volte, Simo, non è che senza Yashari non giochiamo a pallone quest'anno, quindi ci sta come ricostruzione, anche perché sono le parole della gente, quindi tenderei a fidarmi. Penso che non è che se le sia inventate, anche perché Giovanni Branchini, che è un agente che ormai ha, credo, più di 30 anni, forse anche 40 sulle spalle di attività, e che con Max si conoscono da un'eternità, e non è un agente di quelli che vedete spesso andare in giro a farsi paparazzare, fotografare, eccetera, eccetera.
è una gente, diciamo, un po' vecchio stampo, se parla c'è un motivo, non è che lo parla così a caso, random. Seconda parte, e invece quella forse più interessante per quanto riguarda la trattativa, cioè l'offerta è serissima e fin lì insomma non avevamo grandi dubbi, insomma l'abbiamo già detto. Quasi 2 mesi che è serissima l'offerta. È strutturata, sono 38 totali, 33 e mezzo più 2 di bonus facili, più 2 mezzi bonus più complicati, eccetera, eccetera. E fin lì ci siamo. Non sono neanche così sicuro, però dice Branchini, che dentro la società siano tutti così d'accordo su questa operazione. E anche su questo, poi passiamo sempre per i cattivi di turno, ma insomma ve l'avevamo anticipato, che c'è non proprio uniformità di giudizio, soprattutto per quanto riguarda il costo dell'operazione, non tanto l'operazione in sé, cioè non tanto il giocatore in sé, ma per il fatto che si sta un po' andando oltre per i costi dell'operazione. Sì. E quindi tutta questa volontà da parte di tutti, spasmodica, di chiudere piuttosto quasi ad ogni costo non c'è. Sì, ma lo sappiamo, il modus operandi è questo, le differenti vedute interne ci sono state, ci saranno e ci sono da quando c'è Redbird, da quando c'era anche in realtà Elliott prima, quindi funziona così, cioè è inutile che ci nascondiamo, funziona così. C'è un direttore sportivo quando c'è, se c'è, non sempre le decisioni, cioè le scelte sono d'accordo e le idee sono in linea con quelle dell'amministratore delegato. Era così con Maldini e Gazidis, è così con Tare Furlani, cioè lo sappiamo, funziona così. Bisogna cercare di smussare queste divergenze, no? Bisogna cercare di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Una cosa la faccio io, magari a te sta meno bene, una cosa la fai tu, magari a me sta meno bene, e si va avanti in questo modo qua. È il modo giusto? No, lo sappiamo, no. Cioè, sarebbe bello avere un'unica direzione, tutti uniti verso un unico obiettivo, ma al Milan non funziona così da ormai troppi anni. A proposito di questo, il Milan sta tornando in Italia, sul volo insieme ai giocatori eccetera, ovviamente c'è anche l'AD che incontrerà Tare nel weekend e si farà un po' il punto della situazione tra il weekend e lunedì per capire appunto insomma, se c'è questa uniformità di giudizio e nel caso cosa fare di sta benedetta trattativa che è arrivata oggi al giorno 50. Adesso poi noi ci ridiamo e scherziamo, ma sono 50 giorni almeno peraltro, perché 50 da quando Magari è fa nata fede, prima. esatto, fa fede da quando è uscita pubblicamente, magari pure prima. Veramente un parto trigemellare sta trattativa. Morale, si incontrano e capiscono cosa voler fare nella vita di questo ultimo rilancio, se ci sarà. Se si deciderà di restare lì ancora, dubito, e soprattutto se si deciderà che se non c'è il rilancio, arrivederci a baci e si va su altro, ma bisogna prendere una decisione. Come detto in apertura, oggi è il 1° di agosto. Sì, e dobbiamo puntare anche, come vi ricordo sempre, al terzino destro In teoria. e all'attaccante. Servono questi giocatori, quindi non è che possiamo arrivare al 15 di agosto dietro agli Asciari senza aver fatto nient'altro. Cioè, sono 2 giocatori che servono come il pane, il terzino destro e l'attaccante. Hai un mese, io non so più come, cioè, che deadline darmi per Asciari e darci per Asciari, perché cioè, non esiste una deadline. Allora almeno che si lavori all'attaccante, che si lavori al terzino, nel mentre magari che si chiudano anche prima se possibile, no? Tanto ormai Asciari abbiamo capito che è la telenovela estiva del Milan, e va bene così, cioè non dovrebbe, ma va bene così. A sto punto che si faccia almeno il resto, ecco. Va bene, vediamo inizio settimana prossima cosa sarà di questa trattativa, tanto comunque bisogna aspettare quantomeno che si vedano i dirigenti e capiscono cosa voler fare. Tanto il Bruges abbiamo capito che invece della nostra ultima offerta non se ne fa niente, quindi è inutile che stiamo a aspettare la risposta definitiva su carta bollata come si è tentato di far passare.
abbiamo intuito come lavora il Bruges, no? Cioè, non ha bisogno di rispondere via mail. È sbagliato, perché in teoria da me si risponde mail tra società, non ci si risponde mezzo stampa, ma il Bruges fa così, bisogna prendere atto della realtà. Quando escono determinate cose sulla stampa belga, non se le sono inventate. È il Bruges che parla. Vabbè. Detto Sì, questo, hanno questo modo, Simo, che non è il chi tace acconsente, è il chi tace rifiuta, di sì, base. sì, loro funzionano così. Torniamo a noi invece, Henry, visto che insomma hai detto di andare avanti nel mercato. Ieri sera Gianluca Di Marzo ci ha costato un altro attaccante, anche se devo essere onesto, ora ne parliamo, però tanto il Milan e soprattutto Allegri in questo momento è lì su Dusan Vlahovic e la Juve, se chiude Colomani, si ritrova con 3 punte, quindi per forza di cose lo dovrà far partire. Non mi immagino che inizi il campionato con Vlahovic, Colomani e David. Cioè, non me l'immagino proprio, quindi in un modo o nell'altro partirà, magari non verrà da noi, non lo so, però in buona sostanza partirà. Quindi lo lasciamo sempre lì in cima alla lista. Abbiamo detto che era una roba di metà agosto almeno e ci stiamo avvicinando a quella data, cioè tra un paio di settimane probabilmente la cosa inizia a essere un pochino più calda. Ma in tutto questo ovviamente, insomma, Ci sono non le abbiamo... alternative, perché questo sì, sempre 12 di stipendio prende, Simo, cioè, quindi eh. è ovvio che devi anche Va pensare alle pagato, alternative. perché Comolli Nel ieri caso ha in cui, detto va pagato. nel caso in cui lui ti dicesse: "Sì, Ciccio, io vengo anche al Milan, ma devi darmi 8-10 milioni di stipendio", tu puoi dirgli: "Marameo", e a quel punto punterà delle alternative, ecco. Con Vlahovic sappiamo lo scoglio è quello. Arnaud Ecco qua. Kalimundo, attaccante del Rennes da ormai 3 stagioni, molto giovane ancora, insomma, è un 2002, a 23 anni, se ne parlava molto bene quando era praticamente venuto su dal Paris Saint-Germain, mossi i primi passi, sembrava dover fare veramente una carriera di altro tipo, invece per ora è stata una carriera di alti e bassi, di alcune cose buone, non è mai esploso definitivamente, questa è la sua scheda, un attaccante potente ma non altissimo, infatti lo vedete 1,75 dalla scheda, però insomma, ben strutturato. Davidiano lo definirei per Come? l'altezza. Per l'altezza che ha, arrivando dalla Ligue 1, lo definirei davidiano, cioè un attaccante che i tifosi del Milan, che perlomeno i tanti che commentavano i nostri video dicevano è troppo basso, quindi essendo ancora più basso, Kalimundo sarà decisamente più basso, quindi immagino. Queste le sue ultime 3 stagioni alla Rennes, ha iniziato facendo 7 gol e 5 assist, ha proseguito 2 anni fa facendone, quanti sono? 15 e 5 assist, e l'anno scorso invece ne ha fatti 18 con 4 assist, quindi comunque è andato in salendo anche anche il suo impiego, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, è un giocatore buono. Che sta venendo fuori, che interessava Sì. anche ad altre squadre, che ancora ha margini, tanti margini di miglioramento, che ha bisogno secondo me di un altro po' di tempo in Ligue 1 prima di spostarsi. Cioè è ancora molto verde. Non di età perché comunque ne ha 23, 23. 24, cioè non è che ha 18 anni, però calcisticamente ancora 1 annetto e mezzo per me gli serve prima di esplodere, se mai esploderà. Ecco, cioè che ancora un po' troppo scolastico forse. Mm. Io mi concentrerei su qualche mezza certezza in più, ma al di là di Vlahovic, in generale parlo. Cioè, abbiamo bisogno visto che comunque Jimenez è arrivato qua da 6 mesi, ha fatto discretamente bene, tranne infortuni, un po' impiego, l'adattamento, eccetera, ma ancora non abbiamo la certezza, la mano sul fuoco, che l'anno prossimo prenda parte e faccia bene. Abbiamo una grande speranza, abbiamo la potenzialità che lo può fare. Mettere un'altra potenzialità dentro l'attacco eviterei. Metterei magari un giocatore un pochino già un po' più pronto, ecco, rispetto a Kalimundo, ma questa è la mia modestissima idea.
Henry, noi siamo arrivati praticamente in chiusura. Ci ritroviamo direttamente a Lunch e Talk, perché oggi non cambia nulla. Poi tra le dirette e i social vi terremo informati anche su quello che succederà nelle prossime 2 settimane di radio, quando in realtà le dirette dallo studio non ci saranno, ma la radio continuerà a esserci, soprattutto questo obbligo di riscatto continuerà, tirerà dritto praticamente fino all'ultimo giorno di mercato e poi verrà affiancato da un altro contenuto a giro tra editoriali, talk brevi, stanze di bottoni, eccetera, eccetera. Henry, grazie. Ciao. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.